Malibu è un brand del gruppo Cartago e grazie proprio al know-how derivato dall'appartenere a una delle realtà produttive più prestigiose a livello continentale, offre un catalogo di furgonati caratterizzati da soluzioni tecniche e stilistiche di elevato livello, capaci di riscuotere un elevato gradimento presso gli appassionati di questa tipologia. Ultima nata di questa fortunata serie di prodotti è la gamma Charming GT, composta da due modelli articolati sulle lunghezze di 599 e 636 cm, che prendono spunto dai già conosciuti Charming. Si differenziano in modo importante nello sviluppo dell'area anteriore. Qui, infatti, la classica configurazione standard del Fiat Ducato lascia spazio a un nuovo cupolino ben integrato nella struttura originale del furgonato, comprensivo di uno Skyview anteriore fisso e di un secondo posteriore apribile, nella fattispecie un Dometic MIDI-ECI, in modo da creare un vero e proprio open space ispirato a quello tipico dei profilati. Il Malibu Charming GT 600dB, come gli omologhi e apprezzati modelli con la stessa sigla catalogo, propone una soluzione classica per quanto riguarda l'allestimento, con un letto matrimoniale posteriore trasversale, servizi centrali e un soggiorno anteriore con semi-dinette che si completa con la rotazione dei sedili in cabina. La base di partenza è rappresentata dal Fiat Ducato, con passo da 403,5 cm e lunghezza complessiva di 599 cm, proposta di serie in abbinamento al telaio da 33 quintali, ma facilmente disponibile anche con il telaio 35 Light, come sul veicolo oggetto della prova. La motorizzazione di base è quella del 2,3 litri e 130 cavalli, un propulsore che si rivela più che sufficiente considerata la mole del veicolo. Chi desidera prestazioni superiori può optare anche per le più performanti 148 cavalli o 177 cavalli. La dotazione di serie è piuttosto completa e conta ESP, Traction Plus, e-Loader, il Dash Control e airbag conducente, oltre agli alzacristalli elettrici e alla chiusura centralizzata con telecomando. Sono però offerti solo in opzione, con il pacchetto telaio, il serbatoio gasolio maggiorato a 120 litri e il climatizzatore manuale in cabina, l'airbag passeggero, il cruise control e gli specchietti retrovisori elettrici e riscaldabili. Ancora in opzione, e presente sul veicolo testato, è il completo sistema multimediale che comprende radio DVD e schermo touchscreen con funzione di navigatore e monitor per la retrocamera. Esternamente la linea è quella tipica del furgonato Fiat, impreziosita dalla calandra personalizzata con marchio a tutta larghezza e le grafiche specifiche dedicate. Le possibilità di personalizzazione vanno dalla scelta tra ben 10 tonalità di verniciatura fino a optare per il pacchetto Style, che include i cerchioni in acciaio da 16 con copriruota, la griglia del radiatore color nero lucido e il paraurti anteriore verniciato in tinta. L'allestimento si completa con 4 finestre polyplastic contraddistinte da una lastra brunita e la presenza a tetto di due oblò Dometic MIDI-ECI da 40x40 cm, dedicati a toilette e letto matrimoniale posteriore, oltre ai già citati Skyview nel cupolino e MIDI-ECI centrale. Per quanto riguarda poi la struttura, la Scocco utilizza ovviamente i lamirati propri della meccanica di base, ai quali associa pavimento a tetto con coibentazione in RDM da 20 mm di spessore e pareti laterali con guaina poliuretanica autoadesiva al fine di massimizzare la larghezza interna disponibile. L'accesso principale è classicamente rappresentato dal portellone scorrevole laterale, dotato, di serie, di gradino elettrico e, in opzione, come già accennato, della zanzariera scorrevole a pacchetto. In coda, sotto al matrimoniale trasversale, è posizionato il classico gavone di carico, accessibile mediante 2 portelloni originali. Lo spazio disponibile può variare fino a un'altezza sufficiente per schivare carichi anche molto ingombranti, grazie alla possibilità di ribaltare le 2 parti centrali del piano del letto. Il vano, infine, è dotato di riscaldamento, illuminazione e ganci di fissaggio per il carico e può essere separato verso l'interno tramite una parete pieghevole che sul lato cellula ospita anche un comodo gradino per l'accesso al letto. L'autonomia idrica può contare su un serbatoio da 100 litri inserito nell'angolo posteriore destro ed è servito da una pompa a immersione. Il serbatoio di recupero, da 92 litri, coibentato e riscaldabile in opzione, è collocato sotto il pianale. Il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria sono affidati di serie a una truma Combi 4 installata nella parte posteriore sinistra del veicolo, mentre con il pacchetto cellula il costruttore fornisce la più potente Combi 6 da 6 kW e il comando digitale CP Plus, oppure, come nel caso del veicolo in test, la truma Combi D alimentata a gasolio. L'autonomia energetica si affida a una batteria al gel da 80 A ed è gestita da un trasformatore e caricabatterie Shout. Entrambi gli elementi sono installati all'interno della base del sedile guidatore, mentre il pannello di comando, semplice e intuitivo, è collocato sopra il portellone d'ingresso.
Per ciò che concerne l'illuminazione, il Malibu Charmin GT sceglie elementi LED, optando per numerosi spot incassati nei sottopensili o integrati e ampio utilizzo di luci diffuse a soffitto. Sono presenti poi 4 prese da 220 volt e anche una presa USB a beneficio del letto posteriore. L'impianto gas infine prevede il classico vano per 2 bombole da 10 kg, accessibile tramite le porte posteriori. L'impianto è poi gestito da 2 rubinetti sezionatori collocati alla base del blocco cucina in posizione facilmente raggiungibile. L'interno accoglie con l'elegante arredo tipico della gamma Charming, impreziosito dai pensili bombati dotati di meccanica di qualità, aerazioni anticondensa frontali e laterali, dai cassetti con rientro assistito e da una costruzione del mobilio accurata. Senza dubbio, la parte più importante e qualificante dei nuovi Charmin GT è la zona anteriore, che grazie alla nuova configurazione con cupolino fornisce una grande sensazione di spazio. L'intero cielo è imbottito in tessuto tecnico ed ecopelle, mentre i pensili laterali, esattamente come in un profilato, continuano fino al raccordo anteriore della cabina guida, dilatando gli spazi. La nuova illuminazione a LED, che abbina fasci indiretti e spot centrali sulle poltrone e sui divanetti, offre infine un'ambientazione raffinata ed elegante. Di tutta questa sensazione di spazio beneficia soprattutto il living anteriore, formato da una semidinetta integrata con la cabina di guida grazie alla presenza di sedili girevoli. Può ospitare in sosta fino a 4 commensali, riunendoli attorno a un tavolo ancorato a parete e dotato di una prolunga girevole. Per ciò che concerne lo stivaggio, l'equipaggio può contare su 2 pensili laterali a soffitto, su 2 spazi laterali chiusi da ante nel cupolino, su un pratico cassetto estraibile lateralmente, inserito sotto il divano fronte marcia, e su un utile vano interno alla porzione di doppio pavimento prevista nella zona sotto al tavolo. Opposto al soggiorno, il blocco cucina a sviluppo trapezioidale si caratterizza per la presenza di un fornello Dometic in acciaio inox a 2 fuochi con accensione piezoelettrica e di coperchio in cristallo temperato, e di un lavello rettangolare servito da rubinetto monocomando e completo di coperchio tagliere sdoppiato che grazie ad un apposito supporto si trasforma in pochi secondi in un utile piano di appoggio con binario di sostegno a parete. Il cuoco di turno può poi contare su un piano di lavoro a ribaltina, mentre la reazione è affidata alla finestra apribile a compasso integrata nel portellone. Lo stivaggio beneficia di un pensile a soffitto e di 3 capienti e ben organizzati cassettoni inferiori. A lato della cucina trova posto la classica colonna armadio. Nella parte superiore ospita il frigorifero trivalente Dometic RMV 5305, mentre inferiormente trova posto l'armadio guardaroba dedicato ai capi appesi. Collocata tra la zona living e letto posteriore, la toilette è uno degli ambienti più originali di questo allestimento. Accessibile tramite una porta scorrevole rigida e si caratterizza per un allestimento funzionale e razionale. A ottimizzare lo spazio interviene l'ingegnoso sistema di VC a scomparsa, con il classico Thetford C260 inserito in un supporto traslabile che ne consente lo spostamento al di sotto del letto matrimoniale posteriore quando non in uso. Mentre per l'utilizzo della doccia si viene a creare una vera e propria cabina separata da un gioco di porte sdoppiate a libro in metacrilato. La toilette, arredata in legno, vede poi la presenza di un lavabo a sviluppo triangolare realizzata in termoformato, mentre lo stivaggio si affida a un pensile superiore completo di anta a specchio e su 2 inferiori. La reazione invece si affida a un oblò a tetto Dometic Midiechi da 40x40 cm. La camera da letto posteriore vede la presenza del classico letto matrimoniale trasversale di buone dimensioni. L'ambiente beneficia di pareti laterali imbottite e rivestite in microfibra, di 2 finestre posteriori apribili e di un oblò a tetto Dometic Midiechi da 40x40 cm, mentre lo stivaggio può contare su ampi pensili a soffitto coadiuvati da utili angoliere a giorno.